people sick from COVID which were not properly treated. Okay, so we must have the awareness for us and our dears that we have to approach this situation and see what's the matter. Sorry, but it is in translation right now. Buonasera. La vita che ci state rubando, capitolo 2, dittatura e propaganda. La propaganda da sempre è stata uno strumento fondamentale di qualsiasi dittatura e non deve sorprendere che si sia allargata così presto e in così poco tempo, perché la propaganda si autoalimenta, si nutre degli stolti e dei disonesti, si nutre di ignoranza. I giornali e le TV si sono trasformati in trombettieri della propaganda e questa è l'altra tragedia nazionale. Propaganda has ever been an important and a very important instrument to any dictatorships, and we have not to be surprised if today is so big and huge, and it became so big in such a very short time because propaganda is self-feeded, okay? Yes, this is my book, Life They Are Stealing to Us. See, if Yes. we want to buy Angela Camuso book, is on sale right now. Sì, io vi ho letto alcuni brani del mio libro La vita che ci state rubando, che è stato editato a gennaio del 2021, quindi ormai è passato molto tempo. E quando l'ho scritto credevo di dover fare in fretta, invece ci troviamo in questa situazione. Una situazione in cui siamo completamente fuori ormai dallo Stato di diritto, in maniera direi dichiarata, ma noi siamo usciti dallo Stato di diritto nel marzo del 2020 e questa situazione di illegalità è andata avanti proprio grazie alla propaganda dei mass media, che è appunto fondamentale per qualsiasi tipo di regime, la storia lo sa, e noi siamo entrati in un regime nel momento in cui abbiamo messo in deroga la nostra Costituzione, abbiamo accettato che venisse fatto ciò perché siamo stati fondamentalmente ingannati, perché ci hanno detto che eravamo in uno stato di guerra attraverso dei numeri assoluti che hanno sparso terrore nella popolazione, hanno fatto credere al popolo italiano e poi ai popoli dell'Europa e di altri paesi occidentali che tutta la stragrande maggioranza della popolazione fosse in una situazione di pericolo, perché questo vuol dire essere in guerra e solo questo giustificherebbe quello che è stato fatto, ovvero l'esautorazione del ruolo del Parlamento e quindi il fatto che un governo abbia soppresso le libertà costituzionali per fronteggiare questa guerra, come c'è stata appunto raccontata. So I wrote my book in 2020, March, and
now this propaganda has continued, and this is proper of any regime. Derogation of the constitution was allowed because people was fooled, saying then that they were in danger. We were not in danger. Only this only a situation of war would give a government the possibility to take away liberty of their citizens, and we are not in a war. Numbers are not them of a war. Sì, i numeri non sono questi, non sono quelli di uno stato di guerra, non lo sono stati neanche all'inizio, quando questo virus pressoché sconosciuto si è diffuso nelle nostre città. I numeri non erano quelli dello stato di guerra, perché sin dall'inizio il virus ha colpito soltanto una parte minoritaria della popolazione, e soltanto se il popolo tutto avesse deciso di affrontare la pandemia come è stata affrontata, ovvero con i lockdown, la soppressione della libertà di circolazione, la soppressione del diritto al lavoro, allora solo se tutto il popolo lo avesse deciso, appunto quantomeno attraverso un Parlamento che invece è stato messo da parte, allora avremmo potuto dire di essere dentro le regole democratiche. Questo invece non è stato fatto, perché è stato raccontato appunto da tanti miei colleghi purtroppo che eravamo in guerra, e tutto ciò, questa narrazione menzognera è andata avanti anche quando abbiamo poi scoperto che il governo sapeva da marzo del 2020, il governo italiano, che in questo caso è il più colpevole di tutti i governi d'Europa perché l'ha saputo da prima. Il governo italiano ha saputo che c'era la cura del Covid. Il governo italiano da marzo del 2020 è stato avvertito da tantissimi medici dell'ospedale, primari, professori universitari, tantissimi clinici, medici di base che stavano curando i malati, avevano visto che se il Covid si cura subito non uccide mai persone sane e giovani, e uccide in una percentuale molto inferiore rispetto a quella che invece ha ucciso, stando ai numeri che abbiamo visto, le persone che sono anziane e malate. Ci sono stati tantissimi studi scientifici, ne sono usciti ultimamente anche di recenti, importanti, che hanno sancito che se il Covid si cura subito a casa con dei farmaci che ci sono in tutte le farmacie dell'Europa, che sono farmaci approvati, sono farmaci cosiddetti sicuri, perché sono farmaci che si usano da anni. Noi sappiamo che attraverso questi farmaci il Covid è curabile, invece il governo italiano ha fatto finta di non saperlo, ha lasciato gli italiani a casa ad aspettare con la tachipirina, e tutto questo ha provocato, secondo i dati che ormai abbiamo scientifici, circa il 75% dei morti che abbiamo contato. Sorry. E questo oltretutto è stato reso pubblico al popolo italiano attraverso un'inchiesta che ho fatto io grazie al mio direttore Mario Giordano per Fuori dal Coro. Quindi il governo italiano non solo l'ha saputo dai medici, ma poi si è trovato di fronte al fatto che tutti quelli che erano stati informati lo sapessero, e nonostante questo il governo italiano ha fatto finta di niente. So
if our parliament, the Italian parliament, decided for certain rules to be implemented in this period to defeat this virus, that was okay, but nothing was done in this sense. Since March 2010, the Italian government knew there were treatments, the adequate treatments to heal COVID, even from home. COVID, if treated at early stage, doesn't kill. So we know doesn't kill young and people, not with yeah. people, Yeah. because can kill the other one, but in a very little measure. Yeah, so I was saying that only a very little, very small percentage of the people that take COVID, so old people, people with diseases, etc., are at risk. So that was, the government, the Italian government knew that there were treatment adequate for COVID, but even if the Fuori dal Coro, which is an Italian program, Yes, Rete 4. on Rete 4, Yes. okay, they did this investigation and they published the result, but they continued to lie and nothing was done in this sense, so things are still the same. They are ignoring what came out from this. Esattamente, hanno ignorato gli appelli dei medici, hanno ignorato gli scandali scoppiati in televisione, hanno ignorato le piazze che si sono sempre più riempite di medici, perché ci siamo ritrovati a un certo punto che i medici sono dovuti andare in piazza a raccontare alle persone quello che davvero stava succedendo, e continuano a venire in piazza perché tanta gente non è stata informata adeguatamente prima sull'esistenza delle cure, ancora oggi sull'esistenza delle cure. Adesso tantissima gente riceve informazioni menzognere, fuorvianti e pericolosi in merito a questi vaccini che ci sono stati imposti nel nostro paese, in altri paesi d'Europa, questi vaccini che vengono propagandati e spesso appunto in molti paesi imposti a persone che non sempre hanno bisogno di questi vaccini, anzi spesso non ne avrebbero affatto bisogno, perché appunto il Covid è curabile, e vengono invece obbligate in vari modi, ricattate ad assumere questi prodotti farmacologici senza essere informati del fatto che questi prodotti sono potenzialmente pericolosi alla salute, in base a quello che sta emergendo dai dati ufficiali, ed è questa la grande vergogna. Si stanno nascondendo i dati ufficiali, le autorità sanitarie italiane, ma evidentemente anche le autorità sanitarie degli altri paesi, che continuano a non informare la popolazione dei rischi, stanno omettendo di dire quello che invece la scienza e la medicina ha scoperto. Stanno ingannando i popoli, stanno dicendo ai popoli che la scienza sono le decisioni che vengono prese da autorità sanitarie che invece non sono indipendenti, sono legate alla politica in base proprio a dei meccanismi anche molto chiari. Per esempio, il presidente dell'Agenzia del Farmaco in Italia è nominato dal Ministero della Salute, quindi ci sono proprio dei legami scritti nelle regole dell'ordinamento, e quindi queste autorità sanitarie stanno mentendo attraverso la complicità dei giornalisti, che continuano a fare finta di non sapere che le informazioni si devono verificare sempre, anche quando arrivano da
fonti ufficiali, e quindi i giornalisti che non fanno il loro lavoro stanno dicendo al popolo che quello che dice il governo è la verità, e invece purtroppo non è così in buonissima parte. E adesso noi lo stiamo dicendo da tanto tempo. Io sono riuscita a pubblicare una importante inchiesta su un settimanale molto importante in Italia che si chiama Panorama, che è uno dei 2 più importanti settimanali d'Italia, quindi è un giornale ritenuto attendibile, prestigioso, e c'è stata una copertina in cui noi abbiamo raccontato e trascritto i dati ufficiali dell'EMA sugli effetti avversi di questi vaccini che sono stati finora segnalati, e vi dico solo questo dato, che al 20 di novembre avevamo già 500.000 effetti avversi gravi segnalati in Europa, e quelli segnalati sono molti, ma molti di meno, perché lo dice appunto la scienza, di quelli reali, e la gente lo deve sapere. È giusto che la gente sappia quello che va a fare e che cosa stanno ordinando le autorità alle persone. Brava, brava! 500.000. So it's been 2 years people receives lies about all the situation, and even the danger which are inside these vaccines are hidden by people, to people which is forced to get the vaccine or blackmailed, and the government helped by all the information, all the media are hiding the official data. They're saying science, it's them, but it's not them, because if we investigate, we will see loads of conflict of interest among the representatives. So the government's members, together with the journalists, are lying to the people, saying that what they say is the truth, but it's not. Mrs. Camuso has published an investigation with Panorama, which shows 500,000 adverse effects of COVID vaccine until now. Ecco, adesso vi presenterò una dottoressa che, a proposito di vaccini, vi dirà quali sono i veri dati che ci dovrebbero far capire se è opportuno o meno sottoporre a questo rischio i bambini, che poverini non possono neanche scegliere, quindi non hanno neanche la possibilità di scegliere. E prima di presentarvi appunto la dottoressa Patrizia Gentilini, che è oncologa, ematologa, fa parte di una commissione medica indipendente che sta cercando finora invano di trovare un dialogo con il CTS, vi voglio lasciare con un brano del mio libro e una riflessione che è fondamentale e che riguarda appunto la libertà. Non c'è libertà senza conoscenza, e quindi noi siamo qui e dobbiamo fare il più possibile affinché i popoli d'Europa sappiano quello che sta succedendo attorno a loro, possano essere messi in grado di essere padroni della loro vita, perché questa è la democrazia e questo è il diritto. Capitolo 1, io ho scritto queste righe la notte del 9 marzo e mi facevo questa domanda: comincio a domandarmi se quel che di sconvolgente sta succedendo e nessuno si sarebbe qui aspettato abbia fatto riscoprire o finalmente scoprire
agli italiani il valore della democrazia, della libertà, dell'antifascismo dei libri che mi regalava mio padre e che io ho divorato nell'adolescenza. Queste piazze sono la risposta. Sì, gli italiani si stanno domandando e stanno riscoprendo il valore della libertà, e sempre più persone devono riuscire a riscoprire questo valore e a fare in modo di riprenderci la vita che ci stanno rubando. Grazie. So there is no freedom without knowledge. European people must stand and be aware of their rights. And about this, I would like to try to translate a little piece, which is the beginning of this book, in which Angela says, March 2020, first week of prison, I'm starting to ask myself what is really happening, and nobody of us would expect something like this. And I would like to discover and to give the Italians the value of democracy, of freedom, of anti-fascism, of the books that my father bought me when I was a child, and I read a lot. Sorry. Le persone hanno diritto di accedere ad informazioni scientifiche valide, verificabili e non gravate da conflitti di interesse. Questo al fine di compiere con piena consapevolezza scelte delicate ed importanti, quali quelle che coinvolgono la salute propria e dei propri figli. Vorremmo fosse la dichiarazione ufficiale della politica, invece purtroppo è solo la visione di Patrizia Gentilini, medico oncologo ed ematologo con oltre 30 anni di carriera e riconoscimenti alle spalle, ora membro della commissione medico-scientifica del coordinamento 15 ottobre. Patrizia Gentilini. Buongiorno a tutti. Patrizia Gentilini. People have the right to access to information which are scientifically valid, verifiable, and which are not which have not conflicts of interest. This is to we have to do it in full awareness, with delicate and important choices which involve the health of our own health and the health of our children. We would like this to be official declarations of the politics, but they are only visions of Patrizia Gentilini, who is an oncologist and hematologist with over 30 years of career, and she is member of the scientific medical committee of the coordination of the 15th of October. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Come è stato detto, faccio parte di questa commissione medico-scientifica indipendente, di cui fanno parte il dottor Alberto Donzelli, il dottor Eugenio Serravalle, il professor Paolo Bellavite, il professor Marco Cosentino e il professor Giovanni Fraiese. Ci siamo costituiti grazie al grande supporto del coordinamento 15 ottobre, perché finalmente la verità deve arrivare alle persone. Noi abbiamo chiesto insistentemente un confronto col comitato medico-scientifico, perché la scienza va avanti se c'è dibattito e confronto libero e trasparente,
nessuno può affermare di avere la verità assoluta. Questo dibattito ci è stato fino ad ora negato, quindi noi abbiamo deciso di arrivare alle persone e di accettare tutti gli inviti che ci vengono fatti affinché queste informazioni arrivino alle persone, perché voi avete diritto di sapere come stanno le cose. I'm very happy and glad to be here with you. I am part of an independent scientific medical committee. We have the great support of the coordinamento del 15 ottobre, and we are doing this because the truth has to come to the people. Nobody has the absolute truth, but you have the right to know it. We ask a confrontation and a discussion with the CTS, with the okay, but the debate was denied to us, and yeah, we are still waiting. Ecco, io non so se ci sarò quel giorno, ma non vorrei essere al posto dei miei colleghi che non accettano il confronto quando tutto questo castello crollerà, perché prima o poi crollerà. E io vi voglio portare solo alcuni dati, perché quello che più ci angoscia è quello che si vuol fare ai nostri giovani, agli adolescenti e ai bambini. Allora, non c'è nessuna emergenza sanitaria per quanto riguarda la malattia da Covid nei giovani e nei bambini. Se i bambini e i giovani si ammalano, la malattia decorre in modo molto spesso asintomatico, con pochi sintomi, e nessun bambino sano è morto di Covid. In 20 mesi sono morti in Italia, perché già gravemente ammalati, 35, forse 36, e secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità 34, quindi i numeri sono anche ballerini. Quindi questo vuol dire che in un anno in Italia ne sono morti 20, dallo 0 a 19 anni, e da 5 a 11 anni ne sono morti 11. Dovete sapere che ogni anno da 0 a 19 anni ci sono mediamente 2505 decessi e 356 ragazzi da 0 a 19 anni muoiono di cancro, e ogni mese ci sono 200 nuove diagnosi di cancro. Questi sono i numeri che dovrebbero suscitare allarme, sconcerto e attivarci, perché non sono fatalità. Tutto questo viene dall'esposizione già in utero alle sostanze tossiche e cancerogene, ma evidentemente è un argomento troppo scottante. I am not sure if I will be there to see it, but I am sure that the castle will fall. And the worst part is, the part that makes us feel the worst, is what they are doing to the children and to young people. There is no emergency among children and young people. No healthy children died.
In 20 months, 35, 36, maybe 34 deaths occurred among children, but they had pre-existing diseases. In Italy, dead children from 0 to 19-year-old were 20, and 11 from 5 to 11-year-old. But children are not carrying the virus. Okay. In Italy, from 0 till 19 years old, every year more or less 2,500 of young people died, but 356 from cancer. And we have every year about 2,400 new diagnoses of cancer, 200 per month. Ecco, fra l'altro questi prodotti non sono stati testati per quanto riguarda l'azione cancerogena e l'Italia ha un ben triste record di tumori nell'infanzia. Ditemi voi che senso ha sottoporre i nostri bambini e i nostri giovani a un ulteriore rischio quando per questa malattia, ripeto, non corrono alcun rischio. Un bambino che si ammala sviluppa una immunità duratura ad ampio spettro che è utile per tutta la comunità, e non è affatto vero che sono i bambini serbatoio del virus. Indagini in Germania hanno mostrato che sono i genitori che infettano i bambini, e noi stiamo facendo dei danni gravissimi ai nostri figli, come è stato detto bene prima dalla collega slovena, dal punto di vista anche psicologico. Quindi dobbiamo assolutamente riflettere su tutto questo. In Germania, in terapia intensiva, hanno dimostrato che un bambino ogni 50.000 finisce in terapia intensiva, e l'aiutante del generale Figliuolo ha detto che il 20% dei bambini finisce in terapia intensiva e il 10% muore. Vengono fatte affermazioni senza alcun senso e senza alcun riferimento scientifico. Così non si può continuare. These products were not tested for cancer, and in Italy we have a sad